cannocchiale della vedetta batte l'orizzonte alla ricerca di terra quando ecco che una barca entra nel suo campo visivo. Che bandiera batte? Spagnola, portoghese o peggio una corsara inglese? Ma no, una bandiera nera con il teschio all'orizzonte, la temutissima Jolly Roger, ed improvviso un grido rimbomba: pirati! Quando parliamo di pirateria al giorno d'oggi immaginiamo più che altro un ubriachissimo Johnny Depp che interpreta il settecentesco Capitan Jack Sparrow nei popolari film romanzati dalla Disney. In realtà la pirateria esiste su ogni specchio d'acqua da quando esiste la navigazione. Ne possiamo trovare numerose testimonianze in leggende tramandate oralmente che prendono forma secoli prima della nascita di Cristo. Ad esempio nelle storie di mare dei popoli scandinavi sono presenti numerosi pirati, ma anche molte piratesse come Teuta, la regina degli Ardiei attiva in Adriatico. Pirata è il nome che si usa per classificare genericamente un brigante che utilizza tutto ciò che può galleggiare per potersi muovere sull'acqua e attaccare altre barche o porti per ricavarne un bottino. Spesso pensiamo ai pirati come uomini crudeli e senza scrupoli, e in realtà sono proprio così, ma probabilmente erano mossi dalla necessità e dalla ricerca di facili guadagni. Esattamente come nell'età d'oro della pirateria, il bottino più desiderabile in questi giorni è composto da armi, merci e soldi, ma non vengono disdegnate nemmeno derrate alimentari e medicine. Possiamo dire che la vita piratesca non ha subito molte variazioni nel corso degli anni. I pirati dei tempi passati vivevano per lo più in alto mare in attesa dei mercantili da poter depredare, ma anche in villaggi dove le istituzioni dell'epoca erano completamente assenti. Anche i pirati odierni vivono in città situate sulla costa, da dove è comodo partire alla volta del mare aperto a bordo di piccole lance dai potenti motori fuori bordo. È sempre più spesso possibile trovare piccoli mercantili o pescherecci che sostano al di fuori delle acque del paese di appartenenza. Oltre ad essere vere e proprie case galleggianti dove possono trovare spazio molti pirati, queste imbarcazioni sono ottimi navi appoggio per le piccole lance con potenti motori fuori bordo, utilizzate dai predoni per abbordare le navi di passaggio. Purtroppo esistono anche al giorno d'oggi luoghi sicuri per la permanenza dei pirati, al di fuori della legge e del governo statale. Un raid di pirati è sempre possibile in zone a rischio, ma i numeri di attacchi più alti si hanno in alcuni hotspot precisi che sono il Golfo di Guinea, la Somalia e le zone del Corno d'Africa in testa, seguite dal sud-est asiatico. Il Golfo di Guinea, più precisamente le coste della Nigeria, sono sicuramente le zone più colpite al mondo dato l'alto numero di navi di passaggio. La grande industria petrolifera necessita di grandi navi che vengono sequestrate assieme all'equipaggio a cui fa seguito una richiesta di riscatto. Se nei mari caraibici il fenomeno è stato quasi debellato dato che la marina militare statunitense pattuglia regolarmente le zone, possiamo sicuramente dire che nelle zone meno controllate la pirateria procede florida ed indisturbata, come ad esempio nello stretto di Malacca. Nonostante la presenza di una task force combinata Indonesia, Malesia e Singapore, in queste circa 500 miglia di mare avvengono ancora moltissimi attacchi ed il rischio è sempre altissimo. Nel sito dell'International Maritime Bureau è possibile consultare una mappa live dove poter controllare gli attacchi dei pirati di quest'anno. Questo sito inoltre dispone di una serie di report molto utili se stai pensando ad un giro del mondo, quindi una visita a scopo informativo è sicuramente consigliata. Scopri gli abbonamenti che ti abbiamo riservato al Giornale della Vela ad un prezzo mai visto cliccando sul link subscribe che trovi in descrizione e naturalmente ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube per ricevere le ultime news dal mondo velico. Come abbiamo detto in apertura, i pirati di oggi sono persone comuni che decidono di dedicarsi alla pirateria per abbordare navi e rubarne il carico e sequestrare l'equipaggio per poter chiedere un riscatto alle compagnie per cui lavorano gli ostaggi. Il metodo utilizzato dai predoni oggigiorno è sempre lo stesso e consiste principalmente nell'utilizzare piccole imbarcazioni per raggiungere quanto più velocemente possibile le navi che hanno deciso di attaccare. Una volta sotto bordo i pirati cercano di raggiungere il ponte grazie a scale o cime con grappino. Una volta in coperta si fiondano in plancia di comando per bloccare la nave in corsa. Le armi per questo tipo di attacchi non mancano mai e sono nella maggioranza dei casi fucili e pistole, a volte lanciarazzi ed in qualche raro caso anche le imbarcazioni dei pirati sono provviste di armamento pesante. Nel 2020 i casi di pirateria sono in netto aumento rispetto agli anni passati e anche se i pirati attaccano per lo più navi da carico, non disdegnano nemmeno le imbarcazioni militari. È sempre possibile, ed a volte addirittura probabile, che passando all'interno delle zone di cui abbiamo già parlato, i predoni decidano di fare visita anche a noi piccole barche da diporto. Ne sono un esempio l'articolo apparso sul Giornale della Vela nel 75, in cui Luciano Ladavas e la sua fiancée Leorova scampano alla morte per un soffio e solo grazie alle remore di uno dei pirati a bordo.
Ti consiglio di leggere il racconto che Leo manda in redazione per capire realmente cosa si prova ad essere in balia dei predoni. Troverai il link di questo emozionante articolo in descrizione. Sempre più tanker e cargo si avvalgono dell'aiuto di aziende che forniscono personale adeguatamente addestrato nel respingere eventuali assalti. Questo metodo è sicuramente efficace, ma per noi diportisti, dato l'alto costo, è una via poco praticabile. E quindi, come possiamo evitare o almeno limitare il rischio? Il primo consiglio che ti posso dare è sicuramente di evitare, se possibile, di navigare nelle zone di qui sopra. Ma se proprio non puoi farne a meno, la prevenzione di un attacco comincia a terra. Se sei in un porto comune, evita di movimentare attrezzature e merci costose durante il giorno e soprattutto evita di parlare di cosa possiedi in barca con i locali. Prima di partire informati di eventuali attacchi nell'area che dovrai percorrere. Inutile dirlo, ma assicurati che la barca sia in ordine e in grado di affrontare la navigazione. Una volta partito dovrai dare comunicazione al porto di partenza e al porto di arrivo, che a breve sarà in navigazione, e quanto tempo pensi di impiegarci. Per navigare in relativa sicurezza, viaggia quanto più lontano possibile dalla costa e alla velocità maggiore che riesci a mantenere. Il radar e l'AIS non è solo un consiglio, devi averli entrambi, obbligatoriamente a bordo. Se noti sul radar una barca che sembra procedere in linea retta verso di te, hai solo due possibilità. O è una nave della Guardia Costiera o della Marina Militare, oppure stai per subire un abbordaggio. In entrambi i casi usa il VHF per chiedere le intenzioni della barca in arrivo. Se è una barca in pattugliamento ti risponderà fornendoti i suoi dati, altrimenti dovrai prepararti a respingere un attacco. L'ultimo consiglio è semplice. Se devi lottare per la tua vita vale tutto. Raramente i pirati si accontenteranno dei tuoi averi e ancora meno raramente sono propensi a lasciare eventuali testimoni scomodi. Se la barca malintenzionata è immediatamente dietro di te, puoi usare le cime o altro per rallentarla sperando che si incattiviscano nella loro elica, mantenerli a distanza con la pistola lanciarazzi, ma la strategia da adottare dipende dalla tua attrezzatura. Se sai che dovrai navigare in acque pericolose, organizzati a questa eventualità a tempo debito. Voglio terminare questo video leggermente ritornando ai pirati romantici del grande schermo, ponendomi la domanda a cui tutti cerchiamo risposta. Ma i pirati seppellivano veramente i loro tesori? E la risposta a questa domanda è no. Nel 99% dei casi seppellire un tesoro era un'attività rischiosa. Avresti potuto essere visto da altri pirati, membri dell'equipaggio, oppure avresti potuto non fare più ritorno al luogo del sotterramento. Spesso troviamo siti archeologici in cui avvengono grandi ritrovamenti, ma per ora di ritrovamenti di tesori pirata non ce n'è stato nemmeno uno, quindi spiace dirlo, ma no, i pirati non seppellivano i loro averi. Se hai avuto delle esperienze a riguardo, non esitare a scrivere la tua nei commenti e ricordati di iscrivere al canale YouTube del Giornale della Vela.